Ciao ragazzuoli, bentornati in un altro video. Questa settimana vi porto a vedere un nuovo kit per chitarra e finalmente rispondo a tutti quelli che mi chiedono: oh, ma dove compri i kit? Dunque, oggi mi è arrivato un pacco da una compagnia che si chiama Bottega Chitarre. In realtà sono due, ma vi spiego il perché dopo. Dunque, Bottega Chitarre è una compagnia che fa parte della Guitar Kit Fabric. Credo che siano in commercio da più o meno 7-8 anni e soprattutto sono una compagnia europea, quindi producono e distribuiscono kit in tutta Europa. Sono stati veramente gentili a sponsorizzare questo video. Li ho contattati io personalmente per due motivi. Il primo, che ne ho sentito veramente parlare bene in generale, e soprattutto hanno una bellissima gamma di strumenti molto interessante. Infatti il kit che ho oggi non credo di averlo mai visto in nessun'altra compagnia, quindi non vedo l'ora di aprirlo. Vi lascio il link al loro sito qua sotto in descrizione. Hanno veramente di tutto quello che ci serve per costruire una chitarra, tra i kit non finiti, kit col primer, kit già colorati, quindi proprio già subito una vasta gamma, un sacco di attrezzi, vernici e tutto quello che vi serve per customizzare il vostro strumento. Ma se non l'avete ancora fatto, come sempre vi invito caldamente a iscrivervi al canale, lasciarmi un like sotto questo video e se volete vedere come finiamo questa chitarra, mi raccomando, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Ma ciancio le bande, andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola. Una cosa che mi è piaciuta subito prima di anche aprire la scatola è la velocità in cui mi è arrivato il pacco. Diciamo in 2 giorni mi è arrivato tutto quello che mi doveva arrivare, quindi super veloci. Già lì hanno vinto. Cominciamo da quella piccola perché fa più suspense. Allora, un po' di carta di imballaggio per non farmi male. Dunque, siccome la Bottega Chitarra non vende solo colori, mi hanno mandato anche un kit per colorazione. Questa è una cosa molto carina e non vedo l'ora di provarli perché sono dei colori a base di spirito. Di solito io uso il colore d'acqua, quindi una cosa in più da provare. Mi hanno mandato il nero e anche il rosso wine red, quindi il rosso color vino, diciamo. Molto interessato a questi, veramente da provare. E come finitura ho scelto il caro buon vecchio True Oil, una cosa che non ho mai portato in canale e sono un po' curioso perché, dire la verità, non l'ho mai provato. Poi cosa abbiamo dentro? Abbiamo del nastro adesivo che fa sempre comodo, soprattutto se dobbiamo proteggere la tastiera, e poi abbiamo della carta vetrata. Andiamo a vedere cosa c'è dentro, va. Dunque abbiamo un sanding block, questo è molto utile soprattutto se vogliamo ottenere una superficie molto piatta. Essendo piatto anche questo va molto bene ed è molto utile soprattutto per il progetto che abbiamo in mente. E poi della carta vetrata mista, abbiamo quelli da 1500, da 1000, da 600, 240, un po' di roba così, insomma 400, perfetto, è quello che mi serve. Diciamo che tutti i gradi di cui ho bisogno sono qui. Ed infine del rame per schermare lo strumento, cosa molto utile. Mettiamo tutto a posto e andiamo a vedere cosa c'è nella scatola grossa. Poi cominciamo dalla scatola grande, ci sono 3 scatole come abbiamo visto all'interno. Cominciamo da quella che credo sia il body. Tanta emozione. Oh, ci sono anche le istruzioni, questo è comodo. Siete pronti? Oh là là. Andiamo a fare una SG Barbarian, che figata. Dunque, primo kit, il body è veramente bello, è eccezionale, super pulito, almeno non vedo nessun problema. Abbiamo praticamente un body in mogano e ovviamente un po' di impiallacciatura con l'acero fiammato sopra. E mamma mia che bello. Il body è un peletto da carteggiare, ma nulla di che. E un'altra cosa che è importante è che, come vedete nel 4 fuori, è un bolt-on, cosa che molti di voi mi hanno chiesto di portare in canale, molti mi suggeriscono ancora, soprattutto Luigi. Li leggo i tuoi commenti. Sarà anche molto più facile perché se magari dobbiamo andare a controllare l'action della chitarra, vediamo che abbiamo un action alto 1,5 m, mettendo praticamente delle impiallacciature nella tasca, qui alziamo diciamo il livello, quindi accorciamo l'action, cosa che
incollando il manico non possiamo fare, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Abbiamo qui ovviamente tutti i canalini per gli humbucker, abbiamo il buchino qua in fondo per collegare il ponte alle cavità. La cavità è molto spaziosa, quindi veramente tanto spazio per giocarci, e anche l'impiallacciatura è attaccata molto molto bene, cioè nel senso, non so se si vede, farò delle inquadrature migliori dopo, però i bordi sono comunque smussati e l'impiallacciatura segue la smussatura, quindi molto molto bene. Molto molto bene. Nelle istruzioni invece abbiamo un po' di tutto, del tipo cosa ci servono, che strumenti ci servono, suggerimenti per la finitura, anche il montaggio, c'è anche, ho visto anche qualcosa sul setup, e non tutte le compagnie lo fanno, attenzione. Andiamo a vedere il resto, passiamo al manico. Apri. Comunque ben imballato, che bello. Dunque abbiamo un manico in mogano, fatto molto bene, bello liscio. Abbiamo anche, credeteci no, una tastiera in ebano, quindi proprio a me l'ebano piace da batti, quindi mamma mia. I segnatasti sono belli larghi, veramente fighi, proprio stile Zakk Wylde, diciamo. E attenzione, un'altra cosa che veramente mi ha fatto uscire di testa è il capotasto, che è in osso, veramente veramente bello, sembra un manico bello resistente. Una cosa che ho notato poi anche è che se passo la mano attraverso qua, i tasti non sono sporgenti, quindi evitiamo di tagliarci e tutto quanto, quindi veramente veramente figo. Se vogliamo tagliare la paletta qua si può fare tranquillamente, abbiamo un sacco di spazio. Andiamo all'ultima scatoletta, vediamo che c'è dentro. Quanta roba! Comunque veramente forse uno dei migliori imballaggi che ho mai visto. Allora abbiamo il nostro coperchietto per la chitarra, un jack in omaggio con tanto di brugoletta per la truss rod. Questa non si vede tanto, però che organizzazione. Qui abbiamo i post per il ponte, per le meccaniche, le viti, tutto quello che ci serve quasi. Andiamo a vedere qua. Abbiamo le meccaniche nere. Cosa c'è? Curiosità. Ok, questo è il ponte, anche questo nero, che tanto l'avrei fatto nero comunque. Cioè mi piace questa cosa che sono anche invericchiati nella carta, cioè giusto per non graffiarli o che altro. Passiamo al cablaggio, signore e signori, c'è già il cablaggio. Questo mi piace. Dunque la prima cosa sono i pick up, non so se si vede bene, però hanno la montatura e sono neri, la montatura nera che non ho mai visto da nessun'altra parte, insomma non è cosa nessuno. E un'altra cosa figa è che non dobbiamo saldare nulla, perché abbiamo già il cablaggio già prefabbricato, diciamo, però anche i pick up non vanno collegati perché sono già collegati automaticamente tramite un sistema. Questa è una cosa molto molto ingegnosa, soprattutto per quelli che magari non se la sentono di cablare o di stare lì a saldare tutti i componenti. Una cosa molto utile e ci risolve veramente tanto tempo. Ottimo, direi. Abbiamo quelli che sembrano due volumi e un potenziometro del tono e ovviamente il nostro selettore a 3 posizioni. Perfetto, salviamo anche il tempo di cablare. Emozione! Dunque abbiamo visto lo strumento, ma devo dire che prima di tutto già come apertura e unboxing ne ho visti veramente pochi fatti così bene. Tutto molto organizzato, molto pulito, imballato benissimo, la qualità del kit è veramente ottima, soprattutto il manico mi è piaciuto veramente tanto. Prossimamente andremo a colorare il kit, mandargli la finitura, montarlo e sentire come suona. A meno che non mi viene uno squacquero artistico, c'ho in mente un'idea malsana. Però prima devo vedere se funziona, questo è molto importante. E infatti quando il video sarà pronto ve lo lascio qui. Nel frattempo ringrazio veramente tanto Bottega Chitarre che mi ha fornito questo kit e tutte la colorazione e gli strumenti necessari. Spero che questo video vi sia stato utile, se lo è stato non scordatevi di lasciarmi un like, iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!